Ciao, sono Federica e in questo video ti parlerò di cos'è la musicoterapia. Prima di tutto vorrei sottolineare l'importanza che la musica ha per tutti noi. Tutti noi infatti ogni giorno ascoltiamo una canzone e spesso sottovalutiamo il potere che la musica ha. Essa riesce a tirare fuori le nostre emozioni, a farci addirittura aumentare il battito cardiaco. Già dalla vita intrauterina noi sentiamo i primi suoni, come per esempio il battito cardiaco della madre o anche il suo respiro. Quindi questa può diventare davvero uno strumento piuttosto potente per aiutarci a stare meglio e la musicoterapia può essere utilizzata a fini educativi, riabilitativi o terapeutici. Ci sono dei miti che vorrei sfatare a tal proposito. Spesso mi sento chiedere: ah, quindi tu sei una musicoterapista, allora sei una musicista o sei una psicologa? E io rispondo: no, sono semplicemente una musicoterapista. Questo perché in musica è vero, è importante magari saper suonare degli strumenti perché possono essere un valido aiuto, però lo scopo primario non è quello di costruire delle canzoni che diano un risultato perfetto, perché qualunque canzone io farò, anche se tecnicamente non è perfetta, il risultato per il paziente, chiamiamolo così, sarà sempre perfetto, in quanto è il processo terapeutico che sta appunto nella creazione di una canzone, che è quella importante. Quindi quando io creo una canzone sto già facendo musicoterapia. Il secondo mito da sfatare è questo. Spesso mi sento dire: ciao, sto ascoltando musica, sto facendo musicoterapia. Beh, è vero che ascoltare musica dà sicuramente dei benefici, però fare musicoterapia non vuol dire semplicemente ascoltare la canzone che passa alla radio. Sicuramente in musicoterapia si può fare anche un'attività di musicoterapia e quindi ascolto recettivo, ma bisogna ascoltare comunque in maniera attiva e fare una serie di pratiche. Io nei miei prossimi video comunque ti mostrerò anche degli esercizi pratici che si possono fare. Ma chi è quindi il musicoterapista e soprattutto cos'è la musicoterapia? Il musicoterapista è un facilitatore, è colui che svolge una cosiddetta professione per le relazioni d'aiuto. E la musicoterapia è una pratica che utilizza il canale sonoro, quindi i suoni e la musica, per aprire dei canali di comunicazione. Verrà utilizzato quindi soprattutto il linguaggio non verbale. Questo perché al non verbale bisogna dare, secondo me, un'importanza maggiore in quanto è più vero, diciamo così. Ti faccio un esempio. Io posso anche dire: oggi sono molto felice. Quindi il mio linguaggio verbale ha detto che sono felice, ma il mio corpo, il mio tono di voce ha detto tutt'altro, in quanto il linguaggio verbale io lo posso controllare, il non verbale è veramente difficile da controllare, per questo che è più vero, come ho detto prima. Il musicoterapista quindi prende in carico un paziente o un cliente, se utilizziamo il termine americano, che ha bisogno in quel momento di raggiungere un determinato obiettivo ai fini educativi, riabilitativi o terapici. Ci sono delle regole, diciamo così, che dobbiamo seguire. Prima di tutto il paziente deve essere accettato incondizionatamente, quindi deve essere accettato e si deve creare questa relazione con il musicoterapista. Il musicoterapista diviene quindi uno strumento attraverso il quale il paziente tira fuori le proprie emozioni, così che ci si possa lavorare su. Gli obiettivi che si possono raggiungere sono veramente tanti e la musicoterapia può essere applicata a qualunque persona. Si può applicare dalle donne in gravidanza ai bambini appena nati, ai bambini più grandi, ai normodotati, a coloro che invece hanno dei disagi o dei disturbi. Inoltre può essere applicata anche a stati comatosi, tossicodipendenze e qualunque altra cosa ti sta venendo in mente. In musicoterapia io posso utilizzare davvero tutti gli strumenti, a cominciare dal corpo, che è il nostro strumento primario. Si può utilizzare ovviamente anche la nostra voce, tutti gli strumenti sia che esistono già, se ne possono inventare anche di nuovi e qualunque cosa può diventare uno strumento musicale. Anche questo tavolo, perché produce un suono, quindi anche il tavolo può essere uno strumento utilizzato. Nei miei video successivi ti mostrerò come creare una seduta di musicoterapia, ti mostrerò anche tutti gli strumenti che si possono utilizzare e le disposizioni degli strumenti che si possono fare. Quindi ci vediamo al prossimo video domenica, ricordati, se non l'hai già fatto, di iscriverti al mio canale e di attivare le notifiche e se ti va, se hai delle richieste, dei consigli o delle domande, lascia un commento qui sotto. Ci vediamo al prossimo video, a presto!